Ci sono delle cose senza le quali non potremmo vivere le nostre giornate, non potremmo stare, no? Noi oggi parleremo dei nostri essenziali. Subito dopo Dopo la nostra sigla! E benvenuti, bentrovati sul nostro canale YouTube. Questa come al solito è la famiglia minimalista, Mirko, Gloria, Luna che sta dietro la telecamera a fare da regista questa mattina, anche se è mezzo addormentata. Come al solito, se ancora non l'avete fatta, fatelo ora, iscrivetevi, cliccate il tasto iscriviti al nostro canale, attivate la campanella, cliccate mi piace al video, condividetelo con i vostri amici e commentate qua sotto con le vostre idee, i vostri pensieri e i vostri commenti ai nostri video in generale o più precisamente a questo. Fatelo anche sui nostri social, Instagram, Facebook e sul nostro blog che vi attende con i vostri commenti. esatto. Troverete i nostri articoli e i vostri commenti. Quindi, come dicevamo prima nella nostra sigla, oggi parliamo di un qualcosa di sì, legato al minimalismo, ma fino a un certo punto, più che altro è un'esperienza personale, sì, è minimalismo, ma che cos'è quella cosa a cui non potresti rinunciare in nessun caso? Quindi sì, Esatto. minimalismo, ma quella cosa a cui non rinunceresti mai, senza la quale non potresti vivere. Attenzione, non parliamo che smetti di respirare, nel senso che comunque ti serve quotidianamente, ti aiuta a svolgere le tue attività, il tuo lavoro, le tue mansioni, le tue attività di casa, i tuoi hobby, eccetera, eccetera. Quindi quella cosa senza la quale non puoi andare avanti, non puoi farne a meno proprio. Io avevo anche detto Luna, Sole e Gloria, ma me la bocciate Gloria. Però sappiate che rientrano anche queste nelle miei essenziali. Quindi la lista la facciamo direttamente con quella di Gloria. Facciamo quella di Gloria e poi facciamo la mia lista, quindi conoscerete gli essenziali con una rapida spiegazione del perché, ovviamente. Fanno parte di quelle cose di cui non si può fare a meno, secondo noi. Vai, amore mio, quali sono i tuoi essenziali? Allora, innanzitutto sono numericamente i tuoi 8 essenziali per Gloria. Vai, comincia pure e spiega il perché. Per te sono essenziali queste cose. Allora, come primo oggetto, 2 oggetti ci sono, però è o PC o tablet. Per me è essenziale, nel senso che il PC mi serve scrivere o per l'università o per il blog, quindi mi serve per digitare, diciamo. Mentre il tablet lo uso più per guardarmi i film su Netflix, quindi però nel caso in cui ti mancasse il PC, anche comunque, per leggere. esatto, per leggere, ne mancasse il PC, comunque c'è il tablet che può fare espletare le stesse funzioni. Esatto. Poi c'è l'agenda, perché mi piace sempre scrivere, che ne so, quello che devo fare durante la giornata, mi tengo molto più organizzata di solito. Quest'anno ho preso questa, che l'abbiamo comprata in Svezia, l'ho già tutta etichettata, diciamo. Every day is unique. Study journal, perché ho detto vabbè, se rientro all'università lo userò per l'università, se non rientro all'università lo userò come agenda, diciamo, normale. In ogni caso, comunque, anche se entri all'università, ti gestisce la giornata università più cose tue. Esatto. Quindi è utilissima sempre. Poi ho il quaderno della gratitudine, che comunque è un quaderno in cui io scrivo, non tutti i giorni, però diciamo ogni tanto. Specialmente quando ho dei periodi abbastanza neri, abbastanza negativi, scrivo lì sopra diciamo, le cose per le quali io sono grata. Mi tengono su, diciamo, le vibrazioni positive. Quindi senza quello, diciamo, non potrei stare, perché mi aiuta molto nei miei momenti, diciamo, negativi. Anche se io ultimamente, diciamo, non ce n'ho avuti, però è sempre utile averlo. Diciamo che l'ho detto anche alle mie amiche, alle persone che conosco, perché ti aiuta veramente, cioè scrivere nero su bianco, no? Ti aiuta proprio ad alzare le tue vibrazioni, a sentirti proprio meglio, ma umoralmente proprio.
Aiuta, sì. Poi Poi ho scritto la borraccia, perché per me senza la borraccia, non lo so, non potrei vivere, perché la mia borraccia è un mio essenziale, un must have, diciamo così. Perché comunque io bevo tantissimo durante la giornata e quindi mi aiuta a rimanere idratata e a stare bene con me stessa, diciamo. Poi ho scritto un vestito, non è che ho scritto maglietta più pantalone, ho scritto un vestito, perché per me, specialmente d'estate, i vestiti sono essenziali. Nel senso, io metto solo vestiti e mi sento... L'estate metto solo vestiti e mi sento molto più a mio agio così, diciamo, ma non vestiti corti, vestiti diciamo normali. Poi ho scritto il cellulare, perché senza cellulare non potrei nemmeno rispondere a voi, ai vostri bellissimi commenti che ci lasciate. Infatti io dopo non l'ho messo il cellulare perché tanto ci pensa lei. Poi ho scritto scarpe bianche dell'Adidas, perché per me quelle sono un must have, diciamo, sono essenziali, li metto con tutto. Quindi vanno benissimo con ogni tipo di outfit che metto, quindi per me quelle sono essenziali. E poi sono anche molto comode, me l'hanno regalate. Poi è un libro, nel senso che per me, anche quando esco di casa, anche quando sono andata a fare il colloquio, l'ho portato, perché senza mi sento quasi nuda, capito? Mazza, te copre un libro? Sì. Abbiamo capito che cosa intendi, comunque nuda nell'anima, diciamo, Sì. scoperta nei momenti in cui ti rifugi nella lettura. Sì. Questi erano gli 8 punti principali di Gloria. Ovviamente non è che campa solo con questi, Gloria. No. Per esempio anche il mangiare fa parte del suo must have, vero? Sì. Mentre per Fare me... gli spuntini. fare gli spuntini per Gloria in orari improponibili, poi ovviamente. Prima di cena, Subito prima prima di pranzo, sì, dopo sì. cena, dopo pranzo. Basta che fa lo spuntino, Gloria. Esatto. Mentre per quel che riguarda me, io sono un po' più povero di elementi, ne ho scelti solo 6. Il primo comunque è uguale a Gloria, è il PC tablet, che sono alternativi. Ho preso da poco un iPad, diciamo non troppo evoluto, ma neanche troppo base, ma perché? Perché comunque per la famiglia minimalista, per tante piccole cose, anche per ricreare poi grafiche, loghi, eccetera, eccetera, comunque era utile, è utile per il lavoro. Avevo il tablet prima nella Samsung, l'ho passato a Gloria, l'ho dato a Gloria e lei aveva un suo antiquato che funzionava a manovella ancora più o meno. Quindi PC o tablet, perché comunque la gestione del sito del nostro blog, la gestione del canale, il caricamento dei video, la scrittura, comunque tutti questi i corsi, per esempio su Udemy, che seguo, lo posso fare sia da tablet che da PC, comunque anche giocare, perché comunque c'è lo svago pure, ovviamente, oltre al lavoro. Quindi tablet e PC sono 2 elementi essenziali per poter andare avanti nelle mie giornate. Poi una cosa che ho scoperto da poco, diciamo è il secondo mio elemento essenziale, è il libro Padre ricco, padre povero. Quel libro mi ha chiamato, eravamo in una libreria, stavamo cercando un regalo per la cugina di Gloria che faceva il compleanno inizio settembre, e mi ha chiamato dallo scaffale Padre ricco, padre povero. L'avevo già sentito nominare, ovviamente già più o meno sapevo di cosa parlasse quel libro, però leggerlo è un'altra cosa, quindi anche se già l'ho finito, comunque è un essenziale, è un must have, perché comunque va riletto, va rivisto. Ci sono gli spunti di studio, noi chiamiamole le schede di studio, per capire cosa stai sbagliando, per capire cosa stai facendo bene, in base ovviamente alle nozioni che ti regala quel libro. Presto lo leggeremo insieme con Gloria e poi ve lo porteremo sul canale. Abbiamo già promesso di fare questo video dedicato a Padre ricco, padre povero, e quindi alla finanza personale, come poter migliorare quella finanza personale che purtroppo in Italia la cultura generale e quella scolastica in primis non insegnano. Non c'è una materia che ti insegna come gestire il denaro, come farlo lavorare per te. C'è una materia che ti insegna in generale l'economia in alcuni istituti o in alcune università, ma più in generale la finanza personale, l'economia domestica non esistono a scuola. Il percorso studi italiano purtroppo non prevede questo, ma prevede
che cosa? Prevede che tu cresca come dipendente, vada a fare il dipendente e lavori il più possibile per guadagnare il più possibile per pagare più tasse possibili, praticamente la sostanza è questa. Oltre Padre Ricco Padre Povero, quindi un libro, oltre al tablet o al PC, per me ritrovo essenziali carta e penna. Non un'agenda, non un quaderno, ma più semplicemente carta e penna di qualsiasi tipo. Possibilmente le penne quelle tutte colorate, ne ho comprate insieme all'agenda di Gloria. Io ho comprato 32 penne fine liner tutti colorati, perché a me piacciono le penne colorate, devo scrivere, disegnare, prendere appunti, fare anche schemi per il lavoro. Adesso che lo cambio comunque mi saranno ancora più utili carta e penna, oltre al tablet e all'informatica. Però perché la mia espressività la devo trasmettere ogni tanto su carta e penna, non solo tramite dispositivi elettronici. Ecco, per me carta e penna sono essenziali, anche perché devi prendere appunto al volo, c'hai carta e penna. Poi Gloria ha messo un vestito, io ho messo polo o camicia, poi dipende anche dal periodo invernale, estivo, secondo dal periodo. Polo, pantalone corto o lungo, sempre estate o inverno, e scarpe Skechers, perché praticamente vesto solo scarpe Skechers. Ne abbiamo parlato a lunghissimo nei nostri video della qualità, dell'importanza della qualità delle scarpe, perché il vestito te può stare leggermente stretto, te può stare leggermente, te può dar fastidio lì per lì. Una scarpa sbagliata, una scarpa non di qualità ti porta a rovinarti i piedi, e i piedi ci abbiamo solo quelli. Quindi sì, lavorando comunque importante. tantissimo in giro io ultimamente, da quando ho cambiato lavoro, quando avevo le scarpe anti-infortunio e lavoravo all'Eurospin, per esempio, molto spesso ho sofferto con i piedi. Adesso i piedi, nonostante cammino, guido, eccetera eccetera, i piedi non ne hanno più sofferto. Una cosa che per me è essenziale, sembra paradossale per un minimalista, ma è l'automobile. Perché? Perché comunque non deve essere iperlussuosa, quello che sia, deve essere utile al fine. Lo scopo della macchina è portarti in giro per un'emergenza, per lavoro, perché non sempre purtroppo possiamo raggiungere il posto di lavoro con l'auto, non sempre possiamo andare a fare spesa con i mezzi pubblici. Quindi per me è essenziale, perché in emergenza alle 2 di notte, se non hai un'auto, o c'hai qualcuno che ti viene a prendere al volo alle 2 di notte, Sì. i mezzi pubblici in Italia scordiamoceli, prendi la macchina e vai al pronto soccorso, vai a recuperare la persona che si è sentita male, qualsiasi cosa, può succedere qualsiasi cosa. Utilizzarla però ovviamente il giusto, non abusarne per fare 10 metri prendo la macchina, no, non è quello il concetto, però per me risulta tra gli essenziali. Per esempio la mamma si è sentita male Esatto. qualche tempo fa, abbiamo dovuto portarla al pronto soccorso perché comunque non stava bene. È fondamentale comunque avere, Esatto. diciamo, un'automobile non lussuosa, un'automobile che ti porta in giro. Che ha mantenuta bene, che ha le sue funzionalità base, ovvero sterzo, ruote, sedile, vetro e carrozzeria. Non serve molto altro, non serve che raggiunga i 320 km orari in 3 secondi, basta. Perché non lo puoi usare? A parte non lo puoi fare a meno che non stai in Germania, cioè lo puoi anche fare, poi ti schianti come è successo purtroppo in Italia, però vabbè. Basta che mi consente di fare quelle attività che richiedono la presenza dell'auto. L'ultimo punto mio, il sesto, è gli attrezzi per il fai da te. È un'altra cosa che comunque porta dei grossi benefici anche a livello economico, perché comunque saper fare diverse cose da soli aiuta non poco a risparmiare, perché te se smonta un tubo, te si rompe un pezzetto di legno di qualcosa, lo sai fare, hai i tuoi attrezzi, te li sistemi da te. Quindi ci tengo particolarmente ad avere più attrezzi possibili. Certo, non è che ho una falegnameria o un'industria metalmeccanica dentro casa, però ho quegli attrezzi base, più qualcuno surplus, diciamo, anche ereditati da papà. All'epoca che lui aveva la cantina piena di attrezzi, eccetera eccetera, si sono mantenuti, ancora uso il suo seghetto, il suo saldatore, tante piccole cosette che papà aveva e che ho ereditato ovviamente, e quindi mi diletto ogni tanto a fare delle cosine, a sistemare delle cosine. Praticamente casa nostra l'ho risistemata tutta da solo e ho montato lampadario, ho cambiato il mobile, ho fatto quello, diciamo che è uno dei miei must have, sicuramente gli attrezzi per il fai da te. Quindi le nostre conclusioni sui nostri essenziali, sui nostri sui nostri must have, sui nostri essenziali
minimalisti, perché comunque è il minimo proprio essenziale, cioè concediamocelo anche qualcosa che non è prettamente minimalista, o il minimalismo, l'abbiamo sempre detto, è un qualcosa di personale. Esatto. Quindi questo è il nostro elenco, che minimalismo, massimalismo, capitalismo, socialismo, tutto quello che volete, per noi quelli ci devono stare, a prescindere da tutto il resto. Intorno a questi ci sono tanti altri elementi che, se abbiamo, siamo felici, se non abbiamo non ci cambia molto, poi alla fine non servono per vivere essenzialmente, però averli aiuta ovviamente a sviluppare meglio la propria vita, senza andare a esagerare, ovviamente. Detto questo, devi aggiungere qualcosa? Sono i nostri, senza i quali non potremmo stare, durante le nostre giornate, però ecco, siamo minimalisti, ma abbiamo delle cose senza le quali non potremmo stare durante le nostre giornate. E spero che anche agli altri minimalisti, anche più stringenti, abbiano delle cose senza le quali sì non possano stare, perché altrimenti è una vita vuota e non è più manco diteci minimalismo. voi quali sono i vostri essenziali qua sotto nei commenti, sui social, sul blog, dove volete, e noi vi aspettiamo al prossimo video. Ciao!